Sei nata e cresciuta a Porta Capuana. Quanto le tue origini hanno influito e influiscono sulla tua cucina? L'essere cresciuta a Porta Capuana ha influito fortemente sulla mia cucina e sulla proposta di sud. Ovviamente Porta Capuana è ancora un quartiere molto, molto povero, e credo che al di là dell'utilizzo di ingredienti molto territoriali, forse quello che ha influito maggiormente nella mia cucina è stata proprio l'idea di frenesia, cioè una cucina frenetica, visto che sono cresciuta vedendo continuamente, soprattutto donne, che tutti i giorni cucinavano appunto con velocità, ma soprattutto con velocità anche di pensiero, di scelta, di intuizione. Questo sicuramente mi è rimasto. Quale profumo associato al cibo più ti emoziona? Non credo che esisti un unico profumo associato al cibo che mi emoziona, sono troppi, sono veramente troppi, e sono ovviamente tutti collegati con la mia crescita, con la formazione. Sono tutti prodotti legati soprattutto all'infanzia, a partire dall'odore del pomodoro fresco soffritto in padella, forse più di quello dell'aglio, all'odore proprio delle cozze aperte, forse perché la casa di mia nonna era posizionata a Porta Capuana tra due che si contendevano proprio il primato della miglior zuppa di cozze. Forse quello del fritto non è presente, che è venuto sicuramente, insomma, nel periodo adolescenziale, quando riuscivo appunto io a muovermi maggiormente da sola e raggiungere appunto i posti che più mi piacevano per poter mangiare del fritto. Tuo papà era un ristoratore, ci sono piatti che hanno ispirato i tuoi menù? Mio padre in realtà non era ristoratore, per un periodo ho avuto la possibilità di lavorare in cucina perché appunto era amante e voleva intraprendere questa professione. Lui è un ceramista e ad un certo punto poteva scegliere se appunto aprire un ristorante o piuttosto che una fabbrica di ceramica. Ha scelto la seconda, ma dal suo modo di cucinare ho sicuramente appreso la lungimiranza e il pensare che nessun accostamento è impossibile. Definiresti la tua una cucina passionale del cuore o colta di pensiero? Forse non la vedo protesa né verso l'una o verso l'altra. Oggi potrei dire che è solo una cucina che sta in equilibrio tra tutte e due le cose. Non è una cucina sicuramente super personale, ma è una cucina identitaria che ragiona appunto con un progetto commerciale. Ci potresti raccontare il perché del tuo tatuaggio? Ho qui sul braccio un cuore sacro con un tentacolo di polpo che lo abbraccia. È sicuramente collegato a due delle passioni forti che ho. Il primo è ovviamente quello della cucina, rappresentata appunto dal tentacolo, e l'altro è quello della tradizione partenopea, fortemente radicata e quasi arcaica. Ecco il motivo dell'ex voto, perché li colleziono e per me rappresentano molto più che collegarli ad un'idea appunto di morte, di malattia, per me rappresentano il contrario, che è poi quello che insomma effettivamente figura, che diventando appunto il simbolo di un miracolo. Cos'è per te la dieta mediterranea? Non è semplicissimo parlare di dieta mediterranea, perché in realtà è anche un concetto che spesso è abusato. Si parla di associato forse a qualsiasi cosa, a troppi ingredienti, o forse ne parla in questo modo semplicemente chi appunto cucina e mangia
nel bacino del Mediterraneo. Se io dovessi dare una mia rappresentazione di dieta mediterranea, forse è come se indicassi la cucina di tutte le regioni, sia italiane che estere, che appunto si affacciano su quel bacino. Il tuo piatto che meglio rappresenta la dieta mediterranea? A parer mio è la minestra di mare con frutta e verdura di stagione, perché ha quello che appunto io collego con questa idea di dieta mediterranea, pescato, verdure, frutta di stagione ovviamente, e condita con un'emulsione di cottura di frutti di mare, olio extravergine e buccia di limone. Quali sono oggigiorno le difficoltà nel reperire le materie prime? La mia maggior difficoltà per reperire materie prime fa sicuramente riferimento ai piccoli fornitori, perché il più grosso disagio che ho avvertito è forse la mancata volontà di voler intraprendere un progetto appunto con delle piccole realtà, perché anche se insomma Sud ha un nome grande, in realtà è una piccola realtà che fa pochi coperti, perché arriviamo massimo a 40, quindi è la difficoltà logistica, la difficoltà anche proprio di intesa, questo l'ho trovato una difficoltà. La dieta mediterranea è anche una dieta sostenibile. Quanto è importante il recupero nella cucina? Io sono cresciuta e ho intrapreso questa professione con l'idea che il recupero appartiene proprio al gesto di cucinare, quindi per me il recupero è imprescindibile. Ancora oggi mi ricordano che il mio modo principale di cucinare da bambina e poi da adolescente non era addirittura fare la spesa, ma era semplicemente aprire il frigo e riuscire a cucinare con quello che era presente in frigo. Il recupero è più tradizione o innovazione? Il recupero è passato, presente e futuro, quindi non appartiene forse né alla tradizione né all'innovazione, ma appartiene solo alla visione di chi cucina. La tua personale sacra triade, quali sono 3 ingredienti che non dovrebbero mai mancare nella tua dispensa? Sono banali in questo, perché uno è l'olio, l'altro è l'aglio e il terzo è la pasta. Dalla ristorazione collettiva passano le scelte alimentari degli italiani. Secondo te, il cliente di oggi conosce il giusto valore della dieta mediterranea? In realtà il cliente di oggi è apparentemente preparato su quello che è la dieta mediterranea, ma è come se ci fosse un rifiuto, appunto lo guarda quasi come lo stile di alimentazione legato alla dieta mediterranea con molta superficialità, perché è come se addirittura risultasse più attratto da tutto quello che è una cucina lontana, piuttosto che guardare effettivamente a cosa c'è nei nostri piatti già quotidianamente. Quello appartiene alla dieta mediterranea. Come diffondere e tramandare i valori della dieta mediterranea? L'unica diffusione, la principale diffusione della dieta mediterranea, secondo me, consiste nella trasmissione delle ricette tradizionali di tutto il bacino del Mediterraneo.